Molte donne mi chiedono come sedurre un uomo e soprattutto come sedurlo con eleganza. Prima di andare avanti, se non l'hai già fatto, clicca per iscriverti al canale, lascia il tuo like e attiva la campanellina per ricevere tutti gli aggiornamenti sui nuovi video. Scrivi nei commenti la tua richiesta per ricevere un video personalizzato e visita il sito www.domenicoiapello.com per scoprire tutti i corsi gratuiti. Ciao, sono Domenico Iapello e in questo video voglio parlarti di 3 elementi fondamentali per comprendere al meglio come sedurre un uomo con eleganza. Benché non è possibile in pochi minuti avere una strategia totalitaria di seduzione, io ti indicherò questi 3 elementi che da subito ti saranno utili e fondamentali per predisporre un nuovo set emozionale insieme a lui. Questo è fondamentale, altrimenti se tra te e lui in questo momento c'è una barriera altissima, e diventa molto difficile poterla scavalcare in maniera molto semplice, in maniera molto rapida. Quindi questi 3 elementi applicati sin da subito ti permetteranno di abbassare questo muro e di iniziare a predisporre al meglio il tuo percorso di seduzione. Quali sono questi 3 elementi? Il primo in assoluto è il rapport. A me piace molto spesso descriverlo come una bolla. Hai presente quelle bolle di acqua e sapone? Sono molto leggere, molto danzanti. Ecco, tu e lui in realtà dovreste essere all'interno di questa bolla. Se tu stai fuori e lui sta dentro o viceversa, il muro che c'è tra di voi si alzerebbe sempre di più. Quindi è fondamentale entrare all'interno di questa bolla. Qual è il miglior modo per farlo? È quello proprio di ascoltare l'altra persona. E molto spesso succede proprio il contrario, si tende a voler esplicitare i propri sentimenti, a voler proporre, facciamo questo, ti do questo, ti regalo quest'altro, per cercare di attirare a sé l'altra persona. Questo è un atteggiamento disfunzionale, invece ascoltare produce l'effetto contrario. L'altra persona si sente capita, si sente compresa ed entra in questa bolla insieme a te. Il secondo punto di cui ti parlerò è la comunicazione efficace. Nei percorsi di coaching e PNL fatti fin qui ho imparato che il 7% è ciò che diciamo, il restante è come lo diciamo, quindi in realtà a noi è quello che interessa. Nei vostri messaggi, nelle vostre chiamate, nei possibili incontri, molto spesso tra di voi si crea una comunicazione. La tua domanda dovrà essere: quanto è efficace quella comunicazione? E soprattutto quanto lui la ritiene efficace per la coppia, per un percorso di crescita insieme. Questa domanda è fondamentale porsela. Poi ci sono centinaia e centinaia di strategie comunicative da poter applicare da qui in poi. Prima di tutto è fondamentale proprio capire se la comunicazione tra di voi è efficace. Il terzo e ultimo elemento è la visualizzazione, un elemento che io adoro. Molto spesso questo si usa in maniera controproducente, in maniera inefficace. In un rapporto di coppia si tende, di coppia oppure di persone che si sono lasciate, persone che si desiderano, si crea una sorta di limite, una sorta di vincolo emozionale tra le due parti che blocca sia la comunicazione che la visualizzazione. E quindi si creano delle visualizzazioni negative che poi possono portare a irritare l'altra persona, a ingelosirla, a farla arrabbiare, ad allontanarla, a farle sentire ripudio, tutta una serie di emozioni che si possono innescare, emozioni moleste, che sono il frutto di quella visualizzazione. Importante sarebbe proprio capire cosa desidera veramente l'altra persona tramite le domande di cui già ti ho parlato anche in altri video che troverai in questo canale, e soprattutto aiutare l'altra persona a visualizzare ciò che realmente desidera. Anche in una semplice frase: se sai che l'altra persona desidera una casa col giardino, con tanti bambini e con degli animali, ora la sparo così, in un possibile discorso, una volta che tu hai acquisito questi elementi, potresti dire: l'altro giorno ho visto una trasmissione molto bella dove alcune persone costruivano delle case con dei giardini e poi c'erano altre persone deputate a portare degli animali in questi giardini, poi li curavano, li portavano lì e gli davano da mangiare, li costruivano una cuccia, eccetera eccetera eccetera. Ora la sto allungando, ok?
La visualizzazione è esattamente questo. Ora, per questo video è tutto, ti ringrazio per avermi seguito fin qui e nella descrizione di questo video troverai tutti i riferimenti utili per i miei corsi gratuiti e soprattutto il numero di assistenza WhatsApp per mezzo del quale potrai confrontarti con me. Grazie e alla prossima!